Bentornati, cercatori di emozioni vere e di quelle storie che superano lo schermo per bussare direttamente al cuore. Siete su Dentro le serie turche, la vostra bussola nel mare in tempesta del gossip che conta. Oggi il nostro viaggio ci porta a Madrid, una città che vive di storia e ardore, e che nelle ultime ore ha visto accadere qualcosa che ha superato la finzione per diventare vita pura. Non parleremo di copioni scritti da altri, ma di parole nate dagli occhi abbagliati dai flash e dalla voce che trema perché è sincera. Can Yaman ha pronunciato una frase che ha lasciato il mondo senza fiato, e noi la analizzeremo, centimetro per centimetro. Prima, però, unitevi alla nostra famiglia di Dentro le serie turche, iscrivetevi, attivate le notifiche e lasciate un like. Il vostro sostegno ci tiene in prima linea ogni giorno. E se volete entrare ancora di più nel backstage del nostro lavoro, c'è il pulsante Unisciti con contenuti extra che non troverete altrove. Si parte da quel tappeto rosso che ha cambiato l'aria di un'intera serata. Sulla carta, doveva essere l'ennesimo trionfo cinematografico e televisivo, la prima internazionale di un progetto attesissimo, e il turco, che ha riportato Can Yaman al centro della ribalta europea proprio nella capitale spagnola. Ma sotto il cielo di Madrid, trapuntato di stelle e di obiettivi puntati come fari, è successo molto di più di una sfilata di look e di una celebrazione del talento. Nell'aria si respirava elettricità, il miscuglio perfetto tra l'anima antica di una città che ha fatto dell'arte un'abitudine e la modernità pulsante di un gala di livello mondiale. I flash esplodevano a raffica, l'applauso risuonava tra i palazzi di pietra, la stampa internazionale si muoveva come un'onda, cercando l'angolo giusto, l'inquadratura definitiva, la frase che nessuno dimentica. Quando Can è sceso dall'auto, l'attenzione si è piegata verso di lui come se tutto il corridoio di velluto rosso avesse un unico centro di gravità. La curiosità era tangibile, la sua presenza, elegante e controllata, riempiva lo spazio con quella calma che solo i grandi sanno indossare. Fino a quel momento, tutto filava liscio come in un manuale, sorrisi esercitati, pose studiate, un professionismo impeccabile che non lasciava trapelare nulla di imprevisto. Una persona della produzione, testimone privilegiata di quei minuti dietro le quinte, ha descritto l'inizio della serata come perfettamente orchestrato, ogni tassello al suo posto, ogni gesto misurato. Can appariva disteso, sicuro, quasi inconsapevole che una sola domanda avrebbe riscritto il copione della serata e, forse, la percezione della sua vita pubblica. L'intervista è cominciata come sempre. Domande sui tempi di lavorazione, sulle sfide fisiche e psicologiche del ruolo, su cosa significhi per lui incontrare un pubblico così appassionato fuori dalla Turchia. Un giornalista ha chiesto quanto questo progetto possa segnare una svolta, e Can, con la sua calma ferma, ha parlato di lavoro duro, di disciplina, della responsabilità di raccontare storie che toccano corde umane vere. Tutto regolare, tutto atteso. Poi però l'aria ha cambiato temperatura, e non per il clima di Madrid. La seconda domanda, all'apparenza innocua, ha colpito come una freccia. C'è un'emozione del passato che ti porti ancora oggi? Il tempo, per un istante, si è fermato. Can ha fatto una pausa brevissima, quasi invisibile, ma carica di significato. Lo sguardo si è staccato dalle telecamere e ha vagato per la sala, non per cercare qualcuno, forse per cercare un momento. E qui è arrivata la frase che ha gelato la folla e scaldato i cuori: certi incontri ti segnano. Il tempo non cancella quel segno, al massimo gli dà un altro peso. In un attimo il brusio è svanito. Nessun nome, nessun riferimento esplicito. Non ce n'era bisogno. Nella mente dei presenti e, poco dopo, in quella di milioni di fan, è comparsa un'unica immagine, un solo nome legato a Can in una storia che per molti non ha mai avuto un punto finale scritto con inchiostro definitivo: Demet Özdemir. Fermiamoci un attimo, famiglia di Dentro le serie turche. Quelle parole, quell'idea che il tempo cambi il senso delle cose senza cancellarle, è un colpo che arriva dritto. Secondo voi, era un pensiero generale sulla vita o un messaggio indirizzato a una sola persona? Ditecelo nei commenti, perché a volte ciò che resta in sospeso parla forte quanto un titolo a caratteri cubitali. E se apprezzate le nostre analisi approfondite,
ricordate che potete supportare il canale anche con il super grazie, ogni gesto fa la differenza. A un primo ascolto, quella frase poteva sembrare un pensiero filosofico, un'osservazione elegante sulla maturità. Ma Khan non si è fermato. Le parole successive hanno fatto vibrare i radar dei tabloid. Una parte di ciò che sono oggi nasce da ciò che ho provato allora. Negarlo è facile, essere sinceri lo è meno. L'ambiguità, paradossalmente, ha reso tutto chiarissimo. Secondo i racconti di chi era lì, più penne hanno scritto lo stesso nome in contemporanea. Un commentatore di spettacolo ha sintetizzato il giorno dopo così: a volte non fare nomi è il modo più chiaro per dire tutto. Non è una rivelazione, è un'accettazione. Nei corridoi del dietro le quinte, i pareri si sono spaccati. C'era chi vedeva in quelle parole un atto di maturità rara, un inchino elegante a ciò che è stato, senza spettacolarizzare il privato. C'era chi le giudicava una finestra aperta troppo in là, un esporsi che rischia di accendere roghi di supposizioni. Poi è arrivata un'ulteriore frase a orientare la bussola: col passato non lotto più, lo riconosco e basta. Nelle terre spietate del gossip, dove spesso si cercano conti da regolare, questa è suonata come una scelta coraggiosa: niente rancori, nessun regolamento di conti, solo la serenità di chi ha fatto pace con le proprie stanze interiori. Khan non si è attardato nei corridoi di ieri, li ha solo illuminati quel tanto che basta per non inciampare domani. E lei, nel frattempo? Gli è iniziata un'altra storia nella storia. Dopo la gala, tutti gli occhi si sono spostati su Dimet Özdemir, in attesa di un cenno, un sorriso social, una parola misurata o un indizio lasciato distrattamente tra le stories. Ma la risposta è stata il silenzio. Nessun post, nessuna intervista, nemmeno un'ombra di riferimento. Un silenzio che non ha spento il fuoco, lo ha alimentato. Commentatori navigati hanno definito questo atteggiamento parlare senza rispondere. Un editoriale ha scritto: certe frasi non chiedono replica, trovano semplicemente il loro posto. Il silenzio di Dimet è diventato argomento a sé, strategia consapevole per non alimentare i titoli, o naturale conseguenza di chi decide che la propria vita privata non è un palcoscenico? Qualunque sia la verità, questa assenza di reazione ha creato un dialogo muto tra due persone che, agli occhi del pubblico, sembrano restare legate da fili invisibili. La parte più affascinante, però, è ciò che si mormorava quando i microfoni si sono spenti. Fonti vicine a Khan insistono: quelle parole non erano preparate. Nessuna strategia, nessun foglio piegato in tasca. Qualcuno della sua squadra prende le distanze dall'idea di una manovra, e dice che Khan pesa sempre quello che dice, ma che in quell'istante ha parlato il centro caldo delle sue emozioni. Non era un copione, era il cuore. La notte di Madrid ha quindi preso una piega inattesa. E il turco, con la sua potenza visiva e il carico di aspettative, è stato per un momento messo in ombra da un frammento di verità personale. Alcuni critici l'hanno rimarcato con un filo di rammarico: la serie è potente, ma ieri a spopolare è stato il monologo più intimo. Forse è proprio questo il marchio delle stelle che restano: la loro umanità valica la fiction. Khan ha ricordato a tutti di essere non solo un protagonista di set, ma un uomo che non teme di guardarsi dentro. E qui la domanda brucia ancora: quella frase era un ponte lanciato verso Dimet o semplicemente un modo di mettere ordine dentro di sé? Da Istanbul a Madrid, i fan si interrogano. Alcuni notano il tempismo, un red carpet internazionale, una platea globale, un momento perfetto per lasciar scappare una goccia di verità. Altri parlano di coincidenze, di spontaneità pura. Eppure la forza della dichiarazione sta proprio nella sua misura. Nessun nome, niente platealità, solo il graffio gentile di chi non rinnega niente e non reclama nulla. C'è di più. Tra i mormorii di chi conosce bene i meccanismi, si è detto che quella pausa prima della frase pesava quanto la frase stessa. Un attimo sospeso che ha trasformato lo spazio in ascolto. Gli sguardi si sono incrociati, la città ha trattenuto il respiro. Alcuni giurano di aver visto in quell'istante il riflesso di un'estate lontana, i set di una commedia romantica diventati nella memoria un luogo di giovinezza e di possibilità. Altri, più pragmatici,
Parlano di un attore consapevole della propria influenza, capace di restare umano sotto i riflettori. Che sia stata memoria o esercizio di sensibilità, l'effetto è stato lo stesso: la sera si è fatta di carne. Eppure, nonostante il clamore, nessuno dei due ha varcato il confine dell'eccesso. Khan ha protetto la dignità del passato con un linguaggio pulito. Dimet, scegliendo il silenzio, ha messo un perimetro intorno a sé. È una danza rara nel mondo del gossip, dove spesso i passi sono rumorosi. Qui no, qui c'è stata una coreografia di gesti piccoli e precisi, che hanno detto tanto nell'arte del non dire tutto. È per questo che la discussione non si esaurisce, perché manca il sensazionale e resta l'autentico, quella materia che non invecchia. Nella notte madrilena, tra abiti scintillanti e sorrisi che sanno di lavoro portato a termine, quello che rimane davvero è un eco. Un eco che attraversa i confini e arriva fino alla Turchia, dove i nomi di Can Yaman e Dimet Özdemir continuano a risuonare nei bar, nelle chat, nei salotti digitali. Non è nostalgia a buon mercato, non è marketing aggressivo. È la riconoscibilità di una storia che molti hanno sentito propria e che, anche quando non viene raccontata, resta lì, in filigrana. Ed è anche la conferma che, a volte, il vero colpo di scena non sta nelle trame delle serie, ma nelle pieghe dei sentimenti. Così si chiude la cronaca di una serata in cui una frase ha spostato i riflettori e riscritto il ritmo di un'intera premiere. Il cinema e le serie, per quanto potenti, a volte non raggiungono le 1000 sfumature della vita vera. Khan e Dimet, due nomi, una storia che molti considerano senza capitolo finale, e un'onda che da Madrid torna sul Bosforo con la costanza di una marea. Ora tocca a voi, famiglia di Dentro le serie turche, come leggete l'atteggiamento di Khan? È stato coraggioso o imprudente? Ha aperto una porta o l'ha semplicemente socchiusa per far entrare un po' d'aria? Diteci la vostra nei commenti più sinceri. Prima di salutarci, un promemoria che vale oro per noi. Iscrivetevi al canale Dentro le serie turche, attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento, e se questo video vi ha emozionato condividetelo con chi vive di storie come la nostra. Per chi desidera sostenere il nostro lavoro dietro le quinte, il pulsante Unisciti è sempre lì, insieme al super grazie che ci aiuta a portarvi contenuti curati e appassionati. Grazie per essere stati con noi, per aver ascoltato e per restare vicini. Alla prossima, qui, dove le storie non finiscono mai.